Queste sono le nostre teglie romane. Sembrerà una frase fatta, ma c'è stata un'attenta selezione nelle materie prime. Il sale è sale. Il sale è stato selezionato, quello che arriva direttamente dalle cave della Sicilia, un sale millenario. Lo utilizzavano i romani. Nelle nostre pizze c'è la storia dell'Italia. Serviamo principalmente piccole attività. Siamo dentro macellerie, siamo dentro i frutta e verdura, dove loro per primi selezionano da piccoli agricoltori. Facciamo dai 2000 ai 4000 pezzi di pala romana a settimana. Facciamo le teglie che state vedendo che stiamo stendendo, ne facciamo dalle 50 alle 150 teglie. La pizza tonda col bordo e la pala romana tonda senza bordo. È una cosa che il mio socio ci fa molto piacere, aver ricreato un bell'ambiente lavorativo. Dai, quando andiamo veloce, a boom bus. Sempre a boom bus, non molla mai, al map. Quando dici una bella cosa, è bella figa. Siamo arrivati a essere 8 persone, siamo tutti giovani, tutti contenti di fare questo lavoro. Casualmente, non casualmente, ci sono capitati dei ragazzi fantastici. Non abbiamo mai selezionato nessuno per le capacità di quel singolo momento, ma per i valori che si portavano dietro. Nel primo anno e mezzo è stato difficilissimo. Io mi sono ritrovato con Matteo essere qua alle 4 e 5 del mattino e io mi ritrovavo in una pizzeria a lavorare la sera per pagare le bollette. Matteo continuava a lavorare qua dentro per portare a casa qualche risultato. Abbiamo iniziato a fare le prime vendite. Da qualche parte c'ho ancora la foto dei primi 20 euro guadagnati. Pian piano abbiamo agganciato qualche cliente. I riscontri da parte del cliente erano ottimi. Non ho mai assaggiato una pizza così, che risultato! Vuoi pulire quel banchetto lì che c'è prima? Andiamo a fare la pinza romana. Questa è la nostra biga con cui andremo a fare il nostro impasto. È un prefermento solido fatto ieri. Qua abbiamo la nostra farina di tipo 1. Prendiamo la nostra farina, acqua 1, lievito e andiamo a impastare.
15 minuti, perché avendo un prefermento riusciamo a chiudere l'impasto un pochino prima. Finito l'impasto andiamo a fare 2 pieghe di rinforzo, dopo una mezz'oretta, 40 minuti noi andiamo a fare le palline. Qua abbiamo il nostro lievito madre liquido, ne pesiamo una percentuale. La biga e il lievito madre li usiamo per allungare la shelf life del nostro prodotto. E ovviamente dare aromi, dare una scioglievolezza che con un impasto diretto non avremo. Usiamo la biga perché essendo un laboratorio di produzione basi abbiamo la necessità di andare più velocemente in forno. Questo non comporta che la pizza sia non digeribile, la digeribilità non dipende dalle ore di lievitazione, ma dipende dalla corretta gestione di qualsiasi tipo di impasto. Formiamo bene una maglia glutinica. Finiti i primi 5 minuti di impastamento andremo poi piano piano ad aggiungere l'acqua 2 a filo per arrivare a un'idratazione dell'80%. Ad alta idratazione, per farci aiutare l'assorbimento dell'acqua possiamo inserire il sale, un sale integrale delle saline di Trapani che non contiene microplastiche, dà proprio un altro sapore alla nostra pizza. Aspettiamo che si asciughi bene l'impastatrice e andiamo a inserire il nostro grasso. Il grasso lo inseriamo sempre alla fine per non farlo infrangere nella maglia glutinica. Questo olio qua, che è un monocultivar di Cerignola. Guarda che maglia glutinica, molto appiccicosa, ma lui si toglie tranquillamente dall'impastatrice. Impastatrice pulita, l'impasto è uscito molto bene. Due pieghe per sigillarlo. 40 minuti, lo facciamo lievitare e andiamo a fare poi le palline.
subito. Dobbiamo fare un bel video, no? Dobbiamo essere belli, solo se... Io farei Facciamo dalle 600 basi alle 1500 basi al giorno, quindi sapere che ci sono 1500 persone oppure 5000 persone a settimana che mangiano le nostre basi è una cosa che ci fa veramente piacere. È una cosa ancora più bella è stata riuscire a trasmettere questa passione, questa filosofia ai ragazzi. Che ogni base che stendiamo qua è fatta con cura, con amore. Queste basi qua vengono fatte freddare e poi le imbustiamo singolarmente con un metodo di conservazione che ci permette la scadenza a 2 mesi a temperatura ambiente senza l'uso di nessun tipo di conservante, e quindi questa cosa qua ci può permettere di spedire in tutta Europa, spediamo ovunque. In Giappone ci dobbiamo ragionare, se no andiamo in Giappone e facciamo un altro laboratorio. Quindi cosa abbiamo? Facciamo la carbonara? Scusa, granella di nocciola e granella di pistacchio. L'anello marrone, non è chiaro, l'anello marrone. E c'è da far andare le guanciale della mortadella. Allora io ti faccio saltare il guanciale e poi te che mi dici tu il pizza però Poi possiamo fare la margherita al contrario. Che diploma hai tu? Termoidraulico. Poi abbiamo qua Joseph. Senza diploma, lascialo Senza diploma, sta imparando a parlare in sti giorni. France, l'unico realmente che potrebbe stare qua dentro. Cori, hai studiato pasticceria. Sanna e passatelle. Lui ha sempre giocato alla passatella a carte. Io sono un perito elettrotecnico. Matte? E io sono un tecnico audiovisivo.
Ok. Facciamo anche delle pagnotte, pane di farina di tipo 1, malto, olio, sale e lievito madre, senza lievito di birra. Andiamo al taglio. Pane che dura una settimana, sempre grazie all'uso del nostro lievito madre. Sono 2 anni che ci siamo messi a fare anche dei panettoni. È un cioccolato e pere con una glassa con farina di mandorle, cacao e mandorle e zucchero a velo e 2 granelle di zucchero. Io e Matteo ci conosciamo da una vita, io ho lavorato in piccole pizzerie e poi ho avuto l'opportunità di lavorare in un grande ristorante che mi ha formato proprio nel dettaglio, nella cura sotto il punto di vista dei numeri. Sono sempre stato uno molto metodico. Un bel giorno rimango senza secondo pizzaiolo e Matteo mi fa una chiamata. Era di un disordinato. La cosa che mi ha stupito è la passione, l'attenzione che ci metteva, fino a che è riuscito a prendere lui in mano una pizzeria, sempre da dipendente, però a gestirla completamente da sola. E per svariati motivi io e Matteo ci siamo ritrovati a lavorare nuovamente in una pizzeria. Io l'ho conosciuto che non sapeva fare le palline, quando ci siamo rincontrati io avevo solo da imparare. Abbiamo messo della valeriana, del salmone affumicato, della mozzarella in cottura, dello spalmabile, dell'olio e della glassa di aceto balsamico. Questa è la nostra base, l'alga spirulina, si presenta così. Buttiamo tutto il contenuto nella plastica, un filo d'olio e andiamo in forno per 3-4 minuti. Questa invece è la nostra base al carbone vegetale e andiamo a mettere un filo di mozzarella. Un filo d'olio e andiamo in forno. Dopo 3 minuti a un forno a 230 gradi la nostra base è cotta. Matteo aveva una gran voglia di mettere in pratica la sua passione. Io invece negli anni il cielo mi ha regalato sì. A me il cielo mi ha regalato una cosa grandissima, mia figlia, fino a che lei non ha iniziato ad andare a scuola. Cosa voleva dire? Che lei rientrava da scuola alle 4 e io alle 4 andavo a lavorare. E pensavo, è mia figlia, quando stiamo insieme? Non posso vederla solo mentre dorme. Questa roba qua mischiata ci ha fatto unire le forze, ci è venuta l'idea di aprire questo laboratorio. Filo d'olio e un crunchy con la granella di nocciola. Buon appetito! La forza di questo prodotto è che può essere condita anche da mia figlia, che ha 7 anni e riesce a ottenere questi risultati. Abbiamo la nostra base nera che è stata 4 minuti in forno con la mozzarella, sempre a 230 gradi. Andiamo a sporzionare. Ok, iniziamo col nostro guanciale croccante. Andiamo a mettere la nostra crema all'uovo. Il pecorino romano. E questa è la nostra carbo nera.
quella della pizzeria. Questa invece è la nostra base classica, 4 minuti in forno, sempre a 230 gradi, sono con un filo di mozzarella. Andiamo a comporre la margherita 2.0. Una salsa di pomodoro con un pochino di concentrato di pomodoro, delle goccioline di pesto. Margherita 2.0. Alma Lab!